Salve, questa è la recensione unboxing delle Realme Buds Air. C'è le cuffiette delle Realme, c'è anche il modello Air Neo, che sono quelle meno costose. Queste costano sul sito ufficiale 69 euro. Sono fatte in Cina. Il modello RMA 201 bianche, importate dicembre 2019. All'interno, oltre alle cuffiette, abbiamo il case per la ricarica e poi c'è un cavo USB Type-C. Vedete, questa è la confezione. C'è ripeto le istruzioni e qui sotto c'è il cavo Type-C. Quando riguarda ripeto le istruzioni è in inglese. Abbastanza semplice da leggere. Qui ci sono, vedete, tutte le specifiche, la garanzia. Qui praticamente invece c'è quello che c'è all'interno. Vedete, il microfono si trova al di sotto, il microfono principale della stecchetta. Sulla capsula auricolare, e qui si trova il sensore per in prossimità. Poi sulla parte, vedete, che esce dall'orecchio posteriore è tutta praticamente la zona del touch. Poi c'è il microfono ausiliare che si trova qui. Sulla base, sulla custodia invece c'è l'indicatore, il LED e il tasto per l'accoppiamento Bluetooth. Qui ci sono tutte le istruzioni, vedete, per praticamente l'inizio. Quando vedete il box di carica è acceso, gli auricolari si accendono automaticamente. Quando invece li metto all'interno del box di ricarica e chiudo, automaticamente gli auricolari si disconnettano e si spengono. La carica, vedete, all'interno del box si ricaricano automaticamente e per caricare i box invece abbiamo bisogno praticamente della connessione USB oppure di una carica wireless. Quando vado ad aprire il box di ricarica, se il box di ricarica è completamente carico, ci sarà l'indicatore verde che lampeggerà per 3 secondi. Se invece la carica è al medio, ci sarà un indicatore giallo che lampeggerà per 3 secondi. Se invece la carica è bassa, ci sarà l'indicatore rosso. Durante il processo di carica, quando quindi la potenza è minore di un terzo, ci sarà quindi l'indicatore rosso che lampeggia. Quando invece si trova tra un terzo ma meno di 2/3, ci sarà l'indicatore giallo. Quando invece supera i 2/3, lampeggia la luce verde. Quando invece la luce verde è sempre accesa, vuol dire che la carica è al 100%. Possiamo poi conoscere lo stato della carica attraverso praticamente l'applicazione che vedremo più avanti, oppure la barra di stato sul cellulare che funziona sempre installando l'applicazione. Qui c'è praticamente il Bluetooth pairing. Quando praticamente tutti gli auricolari sono nel charging box, vado quindi ad aprirlo, premo il pulsante sul custodia per 3 secondi e si entra nella modalità di pairing. Il box si carica, l'indicatore verde lampeggerà per 10 secondi
e poi praticamente riuscirà dalla modalità di pairing. Questo 10 secondi per fare l'accoppiamento. Una volta fatto il primo accoppiamento, ogni volta che vado poi ad aprire il box di carica, si accoppieranno automaticamente con il telefono. Poi qui ci sono le operazioni, con il doppio tocco sugli auricolari si risponde alla chiamata oppure si mette in play pausa la musica. 3 tocchi si passa alla prossima canzone sia sul destro che sul sinistro. 2 secondi sempre a destra o a sinistra durante la chiamata, tenendo premuto si aggancia. Premendo 2 secondi durante invece una chiamata in arrivo a cui non ancora risposto si rifiuta la chiamata. Premendo poi entrambi gli auricolari per 2 secondi, allo stesso tempo si entra nella modalità oppure si esce dalla modalità game mode. Premendo l'auricolare per 2 secondi in modo stand by o nel modalità playback parte l'assistente di Google oppure l'assistente Alexa oppure Siri a seconda del telefono che avete. Poi c'è questo l'indicatore di prossimità, nel senso che quando vado, vedete, quando sto ascoltando la musica e tolgo un auricolare la musica automaticamente stoppa, quando invece lo vado a inserire automaticamente riparte. La funzione touch può essere effettivamente fatta solo quando quindi l'auricolare è indossato e la funzione è praticamente sarà poi terminale quando li vado a inserire, quando li vado a togliere entrambi. Poi premendo il pulsante per 10 secondi di pairing si fa praticamente il reset, quindi saranno quindi ripristinate alle modalità di fabbrica. Qui abbiamo, vedete, poi i parametri. Abbiamo il charging box Type-C, supporta praticamente la ricarica wireless ma ovviamente è venduto separatamente. Il caricatore, abbiamo 3 ore di autonomia, vedete mi dice che la batteria ascoltando la musica è 3 ore al 50% del volume e la durata invece in chiamata è 1 ora e mezza, poi 17 ore e la carica praticamente del charging box. Per ricaricarlo ci vogliono 2 ore. La versione Bluetooth è la 5.0. Qui ci sono i protocolli Bluetooth e il Bluetooth il codec SBC-AC. La distanza è di 10 metri tra il telefono e gli auricolari. La massima frequenza radio è 0,5 dBm sinistra, la potenza invece è 0 dBm a destra. E poi queste sono le frequenze 2400 e 2480 MHz. Ecco, questa è la scatoletta con gli auricolari all'interno. E quando vado ad aprire, vedete, in questo caso il LED è verde, quindi vuol dire che siamo al 100% della carica. Ovviamente lampeggia, in questo caso perché sta effettuando il pairing, però il telefono non c'è il Bluetooth, quindi non. Quando chiudo si spegne. Questa è la porta USB Type-C. Se adesso vado a prendere il telefono, che è il Realme X50 Pro, e vado ad attivare il Bluetooth, e quando apro, vedete, le cuffie sono accoppiate e lo vado a vedere qui. Se vado nel Bluetooth, vedete, c'è Realme Buds Air. Se clicco sopra, qui posso andare a rinominarlo, posso andare a disconnettere e disaccoppiarlo, e qui vedete usare audio di alta qualità, la condivisione dei contatti, l'audio multimediale e l'audio del telefono. Quanto riguarda l'applicazione è questa qui, la Realme Link, che si trova soltanto per Android. Qui praticamente con il tasto più posso andare a inserire i dispositivi. Qui in questo caso vedete è riconosciuto automaticamente Realme, mi dice, vedete, 100 a destra e 100 a sinistra la carica. La registrazione è obbligatoria, si inserisce il numero di telefono, la data di nascita e il paese, Italia, viene inviato un codice SMS di verifica, si sceglie la password, automaticamente si fa
la registrazione. Qui vedete a sinistra e a destra posso scegliere, vedete, oltre a quelle stabilite di fabbrica, posso andare a vedere il doppio tocco, posso scegliere tra riproduci pausa, avanti, precedente, senza vocale oppure niente. Triplo tocco, anche questo qui è la stessa cosa, oppure per il tocca e tieni premuto per un secondo a sinistra, anche qui posso scegliere. La stessa cosa posso fare a destra. E qui ci fa l'aggiornamento firmware. Appena collegato ho fatto subito questo aggiornamento al 2.0.0.5. Se vado nelle impostazioni, qui vedete, qui praticamente mi dice, mi mostra lo stato della connessione, nella barra della mi esce quindi praticamente la finestra ogni volta che l'andate a collegare, vi dice la percentuale di carica. Poi si può sincronizzare, vedete, i dati a accesso a Google Fit. Poi qui si sceglie la regione, ovviamente Italia, e qui l'aggiornamento dell'applicazione che è la 1.1.100 e qui si potrà disconnettere. Per quanto riguarda gli orari, li ho avuti, quindi ieri li ho indossati, non danno molto fastidio, anzi sono alcune cuffie con il filo che dopo un po' mi facevano male all'interno del patino auricolare. La stabilità è ottima, quindi rimangono ben fissate. Ho provato quindi una conversazione, l'audio si sente bene, sia in entrata che in uscita. Anche per quanto riguarda la musica, funzionano quindi sia il sensore di prossimità, funzionano poi tutti i tocchi. Ho avuto un po' di difficoltà ovviamente con l'assistente vocale, non avendolo impostato, praticamente che avendo anche Alexa, non avendo quindi messo come predefinito Google Assistant, ovviamente avevo avuto dei problemi. Adesso stamattina fissandolo, secondo tengo premuto sull'auricolare per un secondo, parte l'assistente, quindi posso richiedere qualsiasi cosa, posso chiedere quindi di fare una telefonata, mandare quindi un messaggio e così via. Ottenute quindi poi all'orecchio erano al 90%, ottenute quindi per un paio d'ore, quindi ascoltando la musica a volume medio basso, e sono arrivato quindi a circa il 70%. Quindi per il prezzo le ho acquistate quindi su un sito Headway Buy a 49,99 €, quindi ho risparmiato già 20 euro, 30, una ventina di euro rispetto al sito ufficiale. In più c'era anche un codice sconto di 5 euro e quindi l'ho pagato praticamente 44,99 €. Mi sono arrivate in 2 giorni da Roma con il corriere Bartolini. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.